Io guardo un macchinario di questo tipo ed è un macchinario che richiede un determinato investimento che è importante. In questo caso sono autodistinto. La plastica nasce come un materiale per un utilizzo eterno, non per un utilizzo usa e getta. No, era un levatabile inventato da mio papà a cricchetto. Una birra o un prosecco? Tutti e due. Oggi sviluppate un volume d'affari di circa... In produzione lavorano fino alle 3:30 del pomeriggio. Stanno già introducendo il lavoro di produzione direttamente da casa e sono in grado di sviluppare un volume d'affari di oltre 15 milioni dando da mangiare a più di 100 famiglie. Ma come fanno? Andiamolo a scoprire. Siamo in Brevetti VAF, che è alle porte di Vicenza. Sì. L'azienda è qui da più di 50 anni. La nostra azienda è focalizzata sulla produzione degli accessori per il mondo dell'ospitalità, diciamo così. E più nello specifico, proprio per dire direttamente a chi ci sta guardando in video. L'azienda è nata come produttrice di levatappi negli anni 60 addirittura, poi abbiamo affiancato alcune ideazioni di mio papà che sono i tappi di richiusura, che sono detti stopper. Dopodiché, entrando appunto nel canale del servizio alle aziende, ci siamo resi conto che erano necessari altri articoli a supporto come i secchielli e le spumantiere. Sviluppando queste gamme di prodotti siamo entrati nel canale Horeca, nella vendita ai grossisti che riforniscono le discoteche, i locali, i ristoranti, e abbiamo affiancato a questa produzione la produzione di bicchieri simili al vetro, alternativi al vetro per quelle occasioni in cui il vetro non si può usare, come in spiaggia o in piscina. Certo. Tutti quei posti dove si fa festa, insomma. Per evitare anche le rotture. Per evitare le rotture e le pericolosità, magari la gente scalza e poi magari bevono 4 bicchieri in più e fanno festa, per cui... Quindi con le modalità tradizionaliste del bevo alla goccia e butto il bicchiere con i vostri... No, non serve a nulla, non si rompono. Bicchieri riciclabili, cestelli, spumantiere, levatappi, tappi di richiusura. Oggi ci occupiamo di tutto ciò che gira intorno alla cultura del beverage, del bere e soprattutto al vino. Stiamo per scoprire Brevetti WAF, un'azienda fondata negli anni 70 dalla genialità di Walter Fortunato, che con i suoi brevetti rivoluziona un settore allora in crescita. Pensate che si deve a lui l'invenzione sia del cavatappi a cricchetto, sia dei tappi stopper che ancora oggi utilizziamo quotidianamente per conservare la qualità di vini e champagne. Visiteremo l'azienda assieme a Gianluigi, che ci racconterà come, grazie alla sua capacità di intuire le tendenze, ha fatto crescere la produzione portando Brevetti WAF a fatturare circa 15 milioni l'anno con 3 stabilimenti, di cui uno in Romania e 130 dipendenti. Non solo, parleremo anche con Lorenzo, terza generazione ad entrare in azienda, e con Andrea Bertucci, responsabile commerciale, che ci spiegheranno le strategie che stanno mettendo in atto per acquisire nuove fette di mercato. Ma questa è un'impresa che ha originato una vera e propria impresa? Scopriamolo insieme. Nel momento in cui partite con i levatappi, parliamo di levatappi da cameriere o levatappi... Era un cavatappi, dopo ve lo faccio vedere. Era un levatappi inventato da mio papà a cricchetto. Ok. Che ti permetteva di intanto avere una mano sulla bottiglia e non le 2 mani sulle leve, in più di inclinare la bottiglia, così al tempo, se i vini erano imbottigliati spesso a casa, erano vini un po' non equilibrati come adesso, anche nelle pressioni, e quindi lavoravi sempre in sicurezza. Questo è stato il successo dei levatappi di mio padre. E dava quindi la possibilità, essendo a cricchetto, anche di levare il tappo piano piano e nel caso di un vino frizzante eri pronto a versare, così evitavi di bagnare in giro, di sporcarti. Anche riuscendo a evitare di fare il botto in qualche Esattamente. modo. Ci fai vedere un po' come è organizzata l'azienda? Prego. Il reparto montaggi sta chiudendo perché sono quasi tutte signore che lavorano da noi da parecchi anni, sono legatissime all'azienda. Ho fatto scegliere a loro l'orario di lavoro. Bellissimo. Sì. Come ti è venuta l'idea di dire adesso glielo faccio scegliere a loro? Ma perché tanto ho famiglia anch'io, quindi mi rendo conto delle difficoltà che ha la tua compagna o il tuo compagno, insomma chi segue un po' di più la casa. All'inizio facevamo i classici orari dalle 8 di mattina a mezzogiorno, dalle 2 alle 6, poi abbiamo accorciato all'1, poi ho detto ma chiediamo un po' anche ai miei collaboratori cosa ne pensano. E lì è sorto che l'orario attuale, che è dalle 7 di mattina alle 3:30 di pomeriggio, con una pausa di mezz'ora
E così alle 3:30 di pomeriggio si ha il tempo di andare al supermercato, di andare dalla parrucchiera, di andare a seguire i figli, fargli fare i compiti, preparare la cena più con calma. Certo. E questa cosa funziona. Che risultati hai potuto misurare, oltre a dire stanno meglio le persone, le vedo, le percepisco che stanno meglio? Ma intanto il lavoro, la continuità dell'orario con una breve pausa, il lavoro è più continuativo. Perché prima invece quando uno interrompeva si ricomincia alle 2, ma sai, deve ingranare, deve... Invece così è tutto fila più liscio, più la produzione è più snella. Poi per l'estate ho detto, se volete cominciare anche alle 6 per me non ci sono problemi. L'importante è che la produzione venga fatta, che vada via il materiale. Certo. Vorremmo anche riuscire a fare 4 giorni alla settimana anziché 5. Ci stiamo lavorando. Non abbiamo la forza economica per pagare lo stesso 4 giorni a 8 ore, ma magari trovare un compromesso e così il venerdì si fa un bel weekend lungo, venerdì, sabato, domenica a casa. Già iniziare a lavorare fino al venerdì a mezza giornata sarebbe un traguardo importante, vogliamo farlo, soprattutto per le temperature estive, qui sono molto pesanti, c'è molta umidità ed è gravoso il lavoro. Quello che ci sta dicendo Gianluigi è molto interessante e configura l'azienda in un contesto di lavoro che promuove un sano equilibrio tra vita lavorativa e personale. Dimostra come sia possibile venire incontro alle esigenze e preferenze dei collaboratori rispettando gli obiettivi aziendali. Sebbene ci sia maggiore attenzione a questa filosofia, molte realtà, soprattutto in Italia, hanno ancora tanta resistenza al cambiamento, nonostante i benefici in termini di produttività, soddisfazione dei collaboratori, basso turnover del personale e reputazione aziendale. Ma ascoltiamo ancora cosa ha da dirci Gianluigi su questo tema. Abbiamo anche una o due persone con lavoro a domicilio, sono assunte in azienda ma con lavoro a domicilio. Questa è un'altra soluzione che stiamo esplorando. Telelavoro praticamente. No, ma anche fisicamente, proprio portiamo il lavoro a casa e lo andiamo a riprendere, o viceversa, stanno magari il papà in famiglia, pensionato, viene a farsi un giro. Quindi non è il classico lavoro d'ufficio, ma proprio un lavoro produttivo. Il lavoro produttivo lo fanno a casa. Molto interessante. Sì, anche questa è una cosa da esplorare e si può farlo perché sono regolarmente assunte in azienda, c'è un modo di calcolare il compenso mensile, è tutto sotto controllo, per cui è interessantissima questa soluzione anche. Perché magari c'è chi a casa ha i bambini piccoli o ha la mamma anziana da seguire, potendo lavorare da casa non è tagliata fuori dal mondo del lavoro. Molto affascinante. Sì. E quindi qui mi dicevi, qui ci troviamo nella sede centrale, diciamo. Sì, questa è la sede centrale. Poi dicevi, avete un magazzino da un'altra parte e avete un'altra produzione in Romania. Abbiamo poi un'altra azienda a 3 km da qui per la produzione degli stampi e poi abbiamo un altro stabilimento di produzione in Romania dove produciamo in pratica tutti i bicchieri. Ok. Quelli infrangibili. Quelli infrangibili, quelli che rimbalzano, che ci si diverte, che se tiro dietro la moglie non ti fa niente perché che succede. E qui in questa sede noi produciamo tutti i tappi da spumante di richiusura, in questo reparto in particolare, ne abbiamo un'infinità di modelli e di colori, tutti i pezzettini per produrre questi tappi di richiusura. E nel capannone a fianco produciamo i secchielli, le spumantiere, le vasche portaghiaccio, che è un lavoro difficile perché vengono prodotte quasi sempre in trasparente e il trasparente è molto difficile da realizzare a regola d'arte con la brillantezza. Poi per ultimo ci siamo inventati 2 anni fa di produrle con il materiale delle bottiglie dell'acqua, così siamo sicuri che vengono riciclate. Altrimenti tutta la plastica o tantissima parte della plastica finisce negli inceneritori o in discarica. Siccome si inizia anche a recuperare l'oggettistica nelle filiere del riciclaggio, io ho puntato tantissimo sul PET, si chiama PET, e 2/3 della produzione adesso viene fatta in PET. Non è così brillante come altri materiali, però è robusto, ti dà una sensazione di solidità e una volta spiegato ai clienti lo apprezzano tantissimo. Parlavo anni fa con un produttore di occhiali che mi aveva portato alla consapevolezza proprio di come nasce la plastica in realtà come materiale, perché la plastica nasce come un materiale per un utilizzo eterno, non per un utilizzo usa e getta. E poi c'è stata un'applicazione errata, diciamo, della plastica. Esattamente, plastica usa e getta ne è stata prodotta a montagne. Quindi dico io anche ai miei figli che un domani si andrà a scoperchiare le discariche per andare a recuperare il metallo, il vetro e la plastica che ce l'ha.
è stato un uso completamente errato. Infatti noi che produciamo bicchieri lavabili, Sì. riutilizzabili, arriviamo tranquillamente a 1000 lavaggi nelle lavastoviglie industriali. Caspita. Nelle nuove linee stiamo aumentando ancora più gli spessori, perché la plastica più è spessa e più resiste a lungo ai lavaggi, e le rotture sono quasi impossibili che avvengano. Proprio perché la tendenza è quello che vogliamo anche noi, che la plastica torni al suo scopo nobile con cui era nata all'inizio, non una cosa di puro consumismo, Esatto. bevo e butto via, hanno creato disastri in questo modo. In quanti siete oggi? Noi siamo in 48 in brevetti VAF, in 8 nell'azienda degli stampi che è seguita da mio figlio Walter, e una settantina di persone in Romania. Caspita. Sì, lì ci serve molta manodopera per i confezionamenti, per i controlli, se poi i bicchieri abbiamo molti packaging diversi, la personalizzazione con il logo del liquore o distillato o della discoteca stessa che vuole fare i loro bicchieri. E avete anche clienti particolarmente importanti. Sì, noi serviamo dalle maison dello Champagne appunto i grandi gruppi di acquisto, a tantissimi produttori italiani di vini e spumanti, spagnoli, in Sudafrica, in Australia, negli Stati Uniti. Abbiamo proprio specializzati nella personalizzazione dell'oggetto, per cui forniamo un oggetto che deve rappresentare il loro brand, ma anche molto tecnico al tempo stesso, perché ci sono studi enormi alle spalle di un oggetto che andiamo a creare. Quindi diciamo che possiamo dividere in qualche modo in due macro aree la vostra attività. Da una parte c'è il prodotto, se vogliamo, di consumo, che può andare per il grande pubblico, eccetera, esatto. E dall'altra parte quello che è il prodotto personalizzato. Specifico per alcuni clienti. Realizziamo anche gli stampi in questo senso per questi clienti. Questa divisione in due macro aree è un ottimo esempio di segmentazione di mercato e di prodotto. Questa strategia prevede la suddivisione del mercato in segmenti distinti. Pensiamo al settore automobilistico, per esempio. Dalla stessa azienda vengono prodotte automobili per un mercato di massa e altre per un mercato più selezionato. Questo approccio non solo consente di soddisfare esigenze diverse e naturalmente massimizzare i profitti, ma aiuta a ridurre il rischio. Ad esempio, se un segmento dovesse subire una flessione, l'altro potrebbe continuare a generare reddito, contribuendo a stabilizzare le entrate complessive dell'azienda. Poi viene fuori che nello scaffale dietro a tutto c'era. Magari abbiamo smontato stampi, rimontati, e quando cominci a nervosirti, le persone si nervosiscono tra di loro, te l'imprenditore devi trovare il modo di evitare questo. Lo eviti come? Che venga tutto registrato, quel che entra e quel che esce. Per cui così è sempre la situazione sotto controllo. Prima le litigate erano, ogni altro giorno c'era una litigata, veramente, perché uno se la prendeva con l'altro, no? Io te l'avevo detto, no? Io non te adesso non è più successo nulla, perché non ci sono più scuse, non c'è più la scusa. Ma tieni anche molto a conto, nel momento in cui ti approcci a un investimento, al calcolo preciso di quello che poi potenzialmente sarà il ritorno, o vai più distinto? In questo caso sono autodistinto, perché in questo caso questo investimento direttamente lui non si paga mai, ti ripaga nella serenità e nell'aver tutto sotto controllo, e ti evita gli errori che accadevano prima. E sempre riguardo alla parte, diciamo, produzione e stoccaggio, sei più uomo distinto oppure ci sono determinate linee su cui... No, io sono calcolatore. Io ho la matematica in testa, cioè proprio di notte, qualche volta di notte, ma avevo visto il bilancio, il pre-bilancio di inizio anno, e di notte mi erano rimaste impresse delle cifre che la mattina dopo vengo in ufficio e dico: scusatemi, ma queste righe qui non le capisco, me le spiego, perché mi ripasso tutto. No, sono un calcolatore, bisogna essere calcolatore, perché bisogna pagare tutto. È perché un'azienda, un'attività è fatta di numeri. Bisogna pagare tutto e pagare tutti, soprattutto i dipendenti. Questo è il nostro reparto, noi lo chiamiamo reparto presse grandi, sono tutte presse di medie dimensioni. Qui noi facciamo una parte di produzione degli articoli più complicati, più difficili, e una parte usiamo i macchinari per sperimentare. Poi abbiamo 3-4 presse che sono dedicate allo stampaggio dei trasparenti, e ci escono i trasparenti, il PMMA, ci esce che sembra di cristallo proprio. PMMA, perché l'hai citato anche prima. Il polimetilmetacrilato sarebbe il plexiglass in gergo. Quello con cui si realizzano anche quelle lastre per sostituire i vetri a volte nelle stalle o in altri ambienti.
che ha un punto in più di trasparenza rispetto al vetro. Un punto in più di trasparenza rispetto al vetro, se è ben fatto. Oltre alla produzione, che è quella che stiamo vedendo, a livello di impronta commerciale, Sì. quindi che cosa fate principalmente per andare incontro al vostro mercato e ai vostri clienti? Ma noi abbiamo 4 persone che sono dipendenti dell'azienda, Sì? che fanno prettamente le visite dedicate al mondo della promozione. Vanno a trovare le cantine, i produttori di distillati, distributori di distillati, distributori di bevande, Sì? eccetera. E una persona invece si dedica al canale Horeca, cioè va a trovare Horeca oppure retail. Sì? E poi abbiamo una serie di agenti molto bravi, in quasi tutta Italia, divisi per regione o per aree, che si occupano di seguire appunto i clienti canale Horeca. Abbiamo fatto un mese e mezzo fa una riunione con loro, è stata la prima volta che è successo in azienda, seguiti da mio figlio Lorenzo. È stato molto piacevole il confronto, abbiamo scoperto tante cose, tanti modi in cui si può lavorare in modo un po' più mirato, opportuno, perché nessuno nasce con l'esperienza, no? Certo. Ed è stato veramente bello, molto interessante. Quindi sono dei posaggi dove noi appunto introduciamo l'oggetto e facciamo loghi e marchi di tutti i tipi. Certo. Arriviamo a volte a farli addirittura a mano con i telai serigrafici. Questa l'abbiamo disegnata noi, ma sono 10 anni. Sì. 10 anni fa, è stata una delle spumantiere che ha avuto maggior successo nel mercato. E questo è prevalentemente da banco o da buffet? Da banco o da buffet. Invece poi al tavolo ti portano il secchiellino, e io insisto sempre con tutti, io sono favorevole al secchiello da 2 bottiglie, perché su una ci metti il vino, ma c'è anche l'acqua. Certo. Quindi mettiamoci anche l'acqua, perché esiste anche quella. Certo. Esiste anche l'acqua, ha ragione Gianluigi. Ma se al posto dell'acqua nella spumantiera mettessimo 2 bottiglie di vino, o addirittura 3 o 4 e perché no 5, cosa succederebbe? Probabilmente venderemo più vino. Sì, questo è quello che succede in alcuni locali di lusso. Se ordini 1 o 2 bottiglie di champagne, loro te ne portano comunque 5. Chiaramente non sei costretto a pagarle se non le bevi, ma secondo voi come va a finire? Non solo, gli altri tavoli non vorranno mica essere da meno. E questa semplice strategia consente di alzare notevolmente lo scontrino medio. Buonasera signori. Buonasera, buonasera. Azzim, per piacere, vieni a far vedere come si apre il magazzino. Non sono capace, non ho mai imparato. Questo lavoro l'abbiamo fatto 4 anni fa perché avevamo problemi di spazio, come vedete. Noi giriamo grandi volumi e tantissime referenze diverse. Lo scaffale si apre e loro vanno a prendere il bancale che serve o l'articolo che serve. Ma così abbiamo eliminato tutte le corsie che c'erano e abbiamo in pratica triplicato lo spazio di stoccaggio. Ma qui vedo che ci sono 2 baldi giovani, Sì, che 2 giovanissimi, bravi. Che sono? Andrea, che è Bertucci, il nostro responsabile commerciale, e mio figlio Lorenzo, che è con noi da 3-4 anni, da dopo il Covid. Va bene. Sono bravi. Approfondiamo un po' con loro. Ti lascio nelle loro mani. Va bene, Grazie ci ancora. vediamo dopo. Certo. Quindi un'azienda di questo tipo, visto che prima discutevamo del fatto che avete 2 grandi macro aree, un'area che è prevalentemente andiamo verso il pubblico diciamo finale in qualche modo, e poi un'area in cui andiamo verso i brand, sul personalizzato eccetera eccetera. Che cosa state facendo in termini di marketing commerciale per andare incontro al vostro mercato? Allora, dal punto di vista commerciale cerchiamo sempre di intanto capire quello che possono essere le esigenze dei clienti, dove possiamo migliorare magari i nostri articoli o che prodotto studiare per il servizio, visto che noi arriviamo con il servizio del vino piuttosto che degli spirits. La funzione mia e dei miei colleghi è quella proprio di recepire dal mercato, una volta che magari presentiamo già gli articoli che produciamo, quali potrebbero essere delle migliorie piuttosto che dei nuovi prodotti da sviluppare per essere più competitivi, ma soprattutto per dare un servizio migliore, perché il nostro scopo, oltre a fare dei begli articoli, è che siano anche utili, perché una cosa bella ma che serve a poco
si fa vetrina ma non si vende, non genera. Mentre invece una cosa bella e anche utile, intanto si vede anche di più, Sì. viene apprezzata e crea più mercato. Per la parte marketing poi la sta sviluppando Lorenzo insieme con un'agenzia. Grazie a questa agenzia che ci sta seguendo Sì. abbiamo sviluppato un progetto appunto per la sostenibilità. Ok? Plastica e sostenibilità sono due mondi un po' paralleli, diciamo così. Abbiamo studiato appunto questo progetto che si chiama Regen Green, quindi sarebbe il verde rigenerato, insomma, Sì. questi prodotti rigenerati che grazie a tutta la filiera del riciclaggio sia interna che esterna, come ad esempio per il Secchiello Glory, riusciamo insomma a dimezzare quello che sarebbe lo scarto nostro interno ma anche esterno di altre aziende tramite il riciclaggio delle bottiglie dell'acqua, delle etichette e di tutti i vari prodotti di scarto riusciamo insomma, a creare oggetti molto molto belli sia di design che di utilizzo comune quotidiano di tutti i giorni. Voi siete sul mercato da tantissimi anni. Lavorate, come dicevamo prima, in queste due macro aree. Com'è proprio la vostra modalità di lavoro? Nel senso, siete più nella modalità, tra virgolette, vecchia maniera del vado a trovare il cliente, porto il cliente a pranzo, a cena, lo invito in azienda, facciamo le fiere, piuttosto che lavoriamo in digitale a distanza in una determinata maniera. Com'è un po' la vostra modalità di lavoro? Per quanto mi riguarda preferisco ancora il contatto umano, Ok. Anche perché far vedere un articolo, per quanto te lo faccia vedere in una video call piuttosto che con schede tecniche o video ambientati, non è come vederlo dal vivo. Certo. Per quanto è possibile cerchiamo di coprire quantomeno le zone vicine, sicuramente andiamo Sì. di persona e ci sono dei rapporti che durano veramente da 20-30 anni con dei clienti ed è un piacere portarli avanti perché poi comunque riconoscono i prodotti che gli hai fatto, la qualità e quant'altro, per cui è sia lavoro che piacere andare a trovare questi clienti. Ti sta piacendo questa puntata? Senti che anche la tua impresa meriti un documentario come questo? Pensi di avere la storia e le qualità che servono per diventare il prossimo protagonista di Imprese? Allora clicca il link in descrizione e candida la tua azienda. Nel frattempo, torniamo alla puntata di oggi. Per poi sviluppare la nuova clientela comunque con le fiere, perché i nostri articoli vengono apprezzati di persona. Sì. Ci siamo resi conto di questo, negli ultimi 2 anni abbiamo ampliato la gamma di fiere che facciamo, spingendoci anche a livello internazionale e ci sta portando i primi risultati. Non sono mai immediati con una fiera, però abbiamo visto che pian piano seminando ci stiamo un po' allargando e stiamo divulgando un po' di più il nostro brand. Anche perché suppongo che nel momento in cui voi marchiate i prodotti di case vinicole importanti, in qualche modo sia il loro brand a emergere piuttosto che il vostro. Assolutamente, i nostri articoli sono fatti per valorizzare il logo del cliente piuttosto che il suo nome, la bottiglia in questo caso che viene contenuta, e anzi cerchiamo sempre di fare in modo anche con il nuovo secchiello passami il termine, pomposo, ma non deve rubare la scena alla bottiglia che ci va dentro. Deve esaltare il contenuto, bravissimo. Hai colto in pieno lo spirito. Prima i nostri social, da Facebook, Instagram, mi viene in mente anche LinkedIn e YouTube, anche abbiamo un canale YouTube, erano per lo più, abbiamo lanciato questo prodotto, foto del prodotto statica, 10 like a foto, cioè le 10 persone che lavorano qua in ufficio è finita lì. Mi raccomando, andate a mettere like. Dagli ultimi 2-3 mesi abbiamo messo giù un bel piano mensile che si protrae semestrale praticamente, con tot foto che abbiamo creato sia dal nostro fotografo sia insieme con questa agenzia, e con tutto uno studio dietro, mettendo in risalto più le figure che lavorano all'interno dell'azienda e meno il prodotto. Ci siamo resi conto, anche grazie a questa agenzia, che spingere un prodotto con la figura del disegnatore o del ragazzo che è in stampaggio e controlla il pezzo, vede se ha difetti o no,
rende molto ma molto di più che una foto statica. Oltre 100 collaboratori, più magazzini, più aziende, eccetera, eccetera. Oggi sviluppate un volume d'affari di circa 10-11 milioni come casa madre e altri 4 milioni con le altre 2 aziende. Complimenti. Sì, nel nostro mondo immagina, perché poi alla fine ci sono gli oggetti che sono più costosi, ma la maggior parte sono oggetti che costano dall'euro, l'euro 50, 2 euro, quindi sono tutti oggetti di basso valore. E sviluppiamo una quantità impressionante di ordini, anche medio-piccoli. Però sai, così fai la presenza sul territorio e diffondi il brand ed è la soddisfazione lavorare in questo modo. Qual è stato il momento più impegnativo nella tua storia imprenditoriale e come l'hai superato? Il momento più impegnativo per me è stato quando mi sono fatto convincere a produrre un articolo in conto terzi, un articolo importante come peso, ma anche come investimenti nostri, con tanto di contratti, eccetera. E alla fine era una truffa, perché alla fine ci è costata carissima, ci abbiamo messo 5-6 anni a saldare tutti i debiti. Caspita. Sì, è una cosa veramente impegnativa e io l'ho vissuta malissimo poi questa cosa qui, perché mi sono fatto prendere in giro e ti pesa doppiamente, no? Perché se ti capita, perché un cliente a sua volta subisce un qualcosa, allora ti metti il cuore in pace e dici vabbè, è successo, ma lì invece è proprio successo in malafede, perché era tutta una cosa organizzata da anni. A cosa ti sei appigliato perché suppongo che quello è uno di quei momenti. Ma io mi sono venduto tutto, anche la macchina a quel periodo là, ti dico la verità, proprio perché poi mi suggerivano tanti di fare un concordato, ma questo non è nelle mie corde, perché devo a mia volta girare il problema ai fornitori che sono stati sempre bravissimi, non è giusto, quindi abbiamo fatto fronte noi a tutti gli impegni finanziari e la famiglia mi ha sostenuto. Dalla tua esperienza, dall'esperienza della tua storia, qual è il suggerimento che ti sentiresti di dare oggi a un imprenditore che magari si trova o in un momento di difficoltà o magari è in un momento in cui si vuole lanciare in una nuova sfida e di cui non ha una particolare certezza di quello che sarà il risultato? Aspetta, tra un istante arriviamo al consiglio che Gianluigi si sente di dare a chiunque voglia fare impresa. Prima però cerchiamo di riassumere le lezioni più significative che abbiamo appreso da questa esperienza e che ci fanno affermare che questa è un'impresa che ha generato una vera e propria impresa. 1. I numeri sono fondamentali per una sana gestione aziendale, non ci stancheremo mai di dirlo. La salute finanziaria va monitorata sempre attraverso i numeri, ma a volte bisogna avere l'intuizione ed il coraggio di fare investimenti che, anche se non sono direttamente remunerativi, possono portare nel lungo periodo a benefici significativi che hanno più valore dell'immediato profitto. 2. Il benessere dei collaboratori. Scelta degli orari di lavoro, settimana corta e soprattutto produzione da remoto fanno di Gianluigi un imprenditore lungimirante e sempre attento a costruire l'ambiente di lavoro ideale. Più le tue persone stanno bene e sono serene, più l'azienda va bene. 3. Terza, ma non ultima, la resilienza. Essere imprenditori significa anche essere tenaci e determinati. Nel cammino capiterà spesso di inciampare e a volte le cadute sono veramente rovinose. È in quel momento però che bisogna dimostrare di essere forti, affrontare le avversità, superarle e uscirne rafforzati. Quello che determina di che pasta sei fatto non è essere capaci di non cadere, bensì rialzarsi più forti di prima. Ma ci sono tanti altri spunti in questa puntata e mi piacerebbe leggere nei commenti quelli che avete trovato più interessanti e magari quelli che applicherete da domani anche nelle vostre attività. Nel frattempo, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividete questa puntata, perché la settimana prossima ci occuperemo di merci pericolose, o per meglio dire del trasporto di quelle merci che possono essere un rischio per la nostra sicurezza. Incontreremo Giovanni che ci spiegherà la complessità di questo mercato e del perché anche degli innocui pennarelli indelebili possano considerarsi pericolosi e di come, partito da semplice operatore nel campo dei trasporti, sia diventato un analista consulente di colossi come Poste Italiane. Tutto questo nella prossima puntata di Imprese. Ma ora torniamo al consiglio di Gianluigi e noi ci rivediamo la settimana prossima. Innanzitutto di rivolgersi a dei professionisti, consulenti, preparati e che siano sul pezzo.
cioè non fidarsi delle chiacchiere che si sentono e di scegliere dei bravi collaboratori dal punto di vista umano e professionale ed essere molto diretto con loro, cioè non farsi anche riguardo a dirgli guardami, il lavoro non fa per te, non è il tuo, cercati qualcosa, guardati attorno perché sento che non è il tuo. Non bisogna avere questo timore, io avevo questo timore una volta, mandavo giù molti bocconi proprio per questo, bocconi amari per questo. Ho imparato a dire alle persone guarda che così non va, cioè al tempo stesso a dire a un collaboratore sei bravissimo, grazie che mi dai una mano, grazie che sei in azienda e ti fa sentire azienda ancora, cioè ti fa sentire che non sei solo questo, quando vedi che hai tanta brava gente. Tu dici rivolgersi a consulenti bravi e preparati e trovare collaboratori bravi e preparati. E rimane il punto di domanda, sì, ma come lo capisco? E lo capisci perché se un consulente è bravo e preparato non ti succedono dei disastri a cui noi purtroppo siamo incappati. E poi ci sono consulenti invece bravissimi perché magari hai un controllo alto, ti senti dire dagli ispettori che escono è tutto bene, tutto a posto. Vuol dire che il tuo consulente ha lavorato bene e anche in azienda abbiamo lavorato bene applicando quello che ci viene suggerito. I collaboratori bravi quando innanzitutto al di là dei numeri, ma quando percepisci che fanno loro lo spirito aziendale e che lavorano volentieri in gruppo. Se non si lavora in gruppo non si va da nessuna parte. Quindi se una persona lavora bene in gruppo, fa bene il suo lavoro, porta risultati, un modo di fare costruttivo, e lì capisci che è un bravo collaboratore. Che magari poi al venerdì sera vai a farti una birra assieme, è meglio ancora. Certo. Perché allora percepisci proprio che è nelle corde dell'azienda. Una birra o un prosecco? Tutti e due. Passando per uno spritz magari. Fantastico. Gianluigi, senti, per entrare in contatto con voi, per conoscere meglio l'azienda, eccetera, il sito principale che mettiamo qui sotto è? brevettivaf.it. Fantastico. Gianluigi, è stato un piacere. Anche per me. Grazie gentilissimi, mille. grazie. Sei già in rec? Vai. Quello che ci sta dicendo Io l'avevo avvisato che arrivavamo già a camera accesa. Sì, sì. Ta 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 ta. questa la rifaccio anche con un'altra intonazione. Ta ta ta.